Argomento numero uno è un aspetto di cui forse non abbiamo ancora parlato per quanto riguarda il K-pop, che è solisti e subunit all'interno dei gruppi K-pop. Per citare una solista, ad esempio, io ho apprezzato molto Gone di Rosé. Dion delle Twice la vedrei bene in ginnastica ritmica, la sua elasticità aiuta. Madonna, quando si gira Dai, quella è figlia del diavolo. Crush ora ha una Gioia e Gioia ha trovato la sua crush. Sì, questa l'avevo letta. L'ho pensata anch'io. L'avevo letta in giro questa frase, bella. Ingrandire un po', fa niente se c'è un po' di arancione sotto. Ari, che ci frega, che dici? Non ti piace, vero? Guardala come soffre dentro. No, arancione sotto, no. Allora, eccoci qua con il nostro Simon. Aspetta, perché forse sì, lo sentono. Ciao, caro! Ciao. No, Matteo, ogni tanto impazzi. T'ha regalato a te l'abbonamento. 35, ma un totale di 35, è fuori di testa. No, grazie Sono Matteo. abbonata. Che sei abbonata, ma si può che sei abbonata anche la nostra Ari, va bene. Comunque, è andato via. Non me ne ero neanche accorto. Simon! Non ce la faccio con tutti questi hater che mi scrivono. No, chi? No, è una sola dai, portate pazienza che probabilmente, cioè, se il Covid va bene, da settembre riprendo a giocare a basket e basta. tolgo disturbo, insomma, vabbè. Il nostro Simon. No, ti vogliamo sempre con noi. Allora, caro, qual è l'argomento di questa sera? Allora, questa sera, siccome io voglio molto bene alla nostra chat e non volevo fare il monarca, ho pensato ben a ben tre argomenti per fare un sondaggio lampo in chat. Insomma, possono scegliere argomento numero 1, argomento numero 2, argomento numero 3 e scegliamo il più votato. La 1, la 2 o la 3? Esatto. Dai. Però le buste non sai cosa c'è dentro. Esatto. Vabbè, allora scegliete 1, 2 o 3 a casaccio. Argomento numero 1. No, ve li spiego prima. Vai. Allora, argomento numero 1 è un aspetto, me li sono scritti perché sono anche il mio cervello è in vacanza questa settimana. Allora, argomento numero 1 è un aspetto di cui forse non abbiamo ancora parlato per quanto riguarda il K-pop, che è solisti e subunit all'interno dei gruppi K-pop, che è una cosa un po' particolare, insomma, del K-pop. Ad esempio i Maneskin, non è che c'è Damiano e Vittoria che fanno una canzone per i cavoli loro senza gli altri due, ecco. Però Nima, poi ne parliamo. Poi già Stefania dice la subunit dei Day 6 adoro, che sono i Day 5. Ecco. No, 4, 3, 2, 1. Beh, tecnicamente già sono Day 5, dovrebbero essere qui vediamo adesso. Vediamo subito quanto io e Stefania andiamo d'accordo. Ecco, io infatti non sono d'accordo con il fatto che la subunit dei Day 6 sia una cosa... No, dopo No, effettivamente era quello che pensavo anch'io. Ecco, facciamo parlare prima Simon. Non ho capito però, vai. Vediamo cosa io mi pensa sono lui. perso. No, allora, parto da un presupposto. Allora, un concetto generale. Le subunit mi piacciono nel momento in cui portano qualcosa di totalmente diverso da quello che è il gruppo originale. Ad esempio, vabbè, adesso faccio un esempio banale che magari è conosciuto ai più, non lo so, all'interno di uno stesso album dei BTS, per esempio, ci sono delle canzoni in cui cantano solo i vocalist, in cui cantano solo i rapper, non sono proprio delle subunit, però vabbè, era un primo esempio per insomma, per entrare con la familiarità dell'argomento. La canzone dei rapper è totalmente diversa, magari a livello di energia, di beat, di base, rispetto a quelle del gruppo classico intero, no? E questo succede anche in altri gruppi. Per citare una solista, ad esempio, io ho apprezzato molto Gone di Rosé, perché era un po' diverso forse dallo stile Blackpink, più Rosé che Blackpink, ecco, quindi era una cosa che mi piaceva molto. Per quanto riguarda i Day 6, che è quello che un po' mi ha fatto pensare a questo tema, sono sempre rimasto un po' così, un po' perché per certi versi le sonorità sono abbastanza simili, un po' perché mi mancano due voci che io adoro. Okay. E quindi mi manca molto quella parte lì, e secondo me, cioè, più che vederli come un qualcosa di diverso, lo vedo quasi come un impoverimento di quello che è il gruppo globale, ecco. Esattamente quello che volevo dire io.
Ok, sì, effettivamente non è un altro prodotto, è un prodotto più scarno. Ecco, quando ha lanciato lui il discorso, appunto, il topic di stasera, ha detto subunit. Cosa penso del subunit? Non mi sono mai messa a pensare, no? Però effettivamente le subunit hanno senso quando sono una cosa diversa dal gruppo. Certo. E effettivamente ho detto, però non è che ci sono, stavo pensando a quali subunit potrebbero non essere diverse dal gruppo stesso, non mi veniva in mente. Dei Six effettivamente non sono nient'altro che i Day Six, ma con 2 membri in meno, uno perché è in America e uno perché è militari. Non è una subunit fatta perché io li adoro perché mi piace la loro musica, però non è tanto diverso da quel che fanno coi Day Six, e ha anche ragione il fatto che mancano 2 voci importanti dei Day Six invece. Allora, sempre Stefania, più che altro è che quando uscì Jenny, Lisa e Rosé erano già pronte in realtà. Ha messo hype la stessa agenzia, ora con Jisoo ci sta, glielo facciano fare o comunque che le diano modo di brillare. Sì, io però, ecco, non so se forse mi discosto un po' da questo argomento, però voglio affrontare anche questo argomento, ditemi se ha senso. Oggi vedevo, mi è capitato proprio l'occhio su questa cosa, si usa questa cosa delle percentuali di spazio in cui canta un artista all'interno di ogni canzone. Si fa molto. Per me è la cosa più insensata del mondo, perché sotto il mio punto di vista, se io e te siamo 2 cantanti, può essere che la mia canzone la mia voce su quella canzone non c'entra un ciufolozzo e magari mi merito il 2%. Probabilmente avrò, chiaro che se io ho sempre il 2% c'è qualcosa che non quadra, però magari sono più bravo a ballare. Cioè adesso col cuore in mano Momo, per quanto bella e brava a ballare sia, come cantante la sa perdere. Quindi se io trovo il 5% Momo e il 40% che ne so, Nayeon, mi sembra giusto. So che non c'entra molto, però il discorso del far brillare Jisoo, secondo me già brilla a manetta. Non è che per forza devono essere tutti sempre sullo stesso piano. Sbaglio? C'è sempre qualcuno che è sempre stato così. Luchia, magari se il solo serve a creare una storia, però ci sta, poi dipende come viene gestito il gruppo, secondo me. Certo, se tu crei una storia a sé, allora ha un senso. È un po' come quando tu hai una serie TV o un film bellissimo e poi fai lo spin-off. Deve avere un senso, perché se mi segue la storia principale è solo una serie aggiuntiva, non è uno spin-off. Lo spin-off prende un personaggio e mi fai vedere la sua storia. Questo è quello che dovrebbe, penso che dica Luchia, no? Allora così ha senso. Vedi, tipo Momo in Likey con BB Cream Bababa, esatto. Ha cantato un po' di più del solito, cioè, è quasi è il pezzo che ti ricordi di più forse quasi di Likey. Però in altre canzoni Momo magari non te la ricordi neanche che canta. Dracomir su Jisoo c'è un discorso a parte. Tante persone vorrebbero che facesse qualcosa che si distacchi completamente dallo stile Blackpink. Lei stessa vorrebbe fare qualcosa di più dark. Vedi? LOB certe volte, più che per la bravura del cantante, la carriera da solista o la subunit viene iniziata pensando ai ricavi. Chiaro, questo purtroppo è purtroppo quasi sempre così, o comunque ai fan, o per approfittare dei fan che si hanno già nel caso di membri popolari, o per guadagnarne altri nel caso di quelli meno popolari. Ma questi sono più rari, visto che di solito in questi casi vengono mandati nei survival. È vero, anche tutta questa roba qua. Niente, quindi subunit sì, ma insomma cercando di fare qualcosa di diverso quando ha senso. Questa è la conclusione della serata. Sì, perché sennò effettivamente è un gruppo monco. No, non so se qualcuno ha notato che mi sono messo delle cose strane al collo. Sì, le hanno notate. Medaglie. Perché siamo in periodo di Olimpiadi. E quindi stamattina, mentre cercavo disperatamente qualcosa di cui parlare, mi è venuto in mente che i nostri idol hanno magari delle doti fisiche particolari, comunque delle capacità anche, ma non solo nel canto e nel ballo, magari anche a livello sportivo. Comunque, non so, qualcuno può essere particolarmente forte, qualcuno può essere particolarmente veloce, e quindi potrebbero essere anche insomma adatti a degli sport olimpici. Quindi quello che volevo chiedere alla chat era, insomma, magari loro conoscono, in base ai gruppi che seguono, alcune curiosità su alcuni idol, e quindi volevo chiedere, insomma, quali idol potrebbero partecipare ai Giochi Olimpici e eventualmente in quale specialità.
Io ne avevo pensato un po' a qualcuno, ma in realtà erano cose molto sciocche nel mio stile. Sì. Tipo la prima cosa che mi era venuta in mente era John Go, che come sappiamo spezza le mele perché ha una super forza. Io me lo immaginavo a fare tipo il lancio del peso ma con le mele, no? Ok. Quindi erano delle cose del genere. Va bene. Questo era uno dei primi che mi era venuto in mente. Poi vabbè, so che Suga era un discreto giocatore di basket, appunto c'è anche il nome Suga, shooting guard, viene da quello. E vabbè, questi erano i primi due che mi erano venuti in mente. Bene, io scendo un po' perché non tocco terra. Io su questo argomento taccio perché sono assolutamente ignorante. Vai, Ari. Già c'è stato citato in realtà quando mi hai detto di questo argomento. La prima cosa che ho pensato è stato Jackson dei GOT7, perché lui era un professionista in realtà di scherma. Ah, guarda, sì, è vero. Prima Jackson di diventare un trainee, lui faceva scherma in modo anche molto appunto specializzato, e a quanto pare appunto aveva fatto anche delle Olimpiadi. Ok, dei giovani dicono qua. Ah, sì, esatto. Pensa a te. E io riesco a immaginare i suoi genitori che hai una carriera molli per sportiva così seria e molli tutto per andare in Corea del Sud a fare il cantante. Sì, è vero, fa un po' strano, e però Pensando poi un po' alla mentalità anche cinese, diciamo. Sì. Ho detto, cavoli, avranno perso 30 anni di vita i suoi genitori quando hanno sentito questa cosa, però è andata tutto per il meglio. Direi. Allora, Stefania propone Bang Chan salto in alto da fermo. In alto da fermo. Ok, poi va bene, spaccafrutta, dicevano, ecco, Chewie col tiro con l'arco, che ricordi, ci dice Karma, è vero, quella scena lì è Jungkook con la corsa, vede bene Another Leaks. Sono in ritardo, ma ci sono bacioni, non penso che sia una categoria del sport. Ciao Efisio. Park Chorong delle A-Pink, cintura nera di Apkido. Non conosco come Salè. sport. Ah no, perché sarà A-Pink Apkido, non lo so, iniziava con lo stesso nome del gruppo. Quel video recente in piscina, Kay degli Shiny faceva sci d'acqua. Sai, ma un sacco di roba. Tu giocavi a basket. Io sì, spero di riprendere post-Covid. Io lo sapete che sono. Però in realtà, vai, scusami, dopo vi racconto questa cosa. In realtà il mio sport preferito è il salto della dieta. Ah, ok. Mi riesce molto bene. Io invece ho vinto una volta una medaglia come sollevatore di polemiche. Allora, idol bravi negli sport, sì che fa una specie di capriola. Io non so, poi iniziano a parlare tra loro e io non capisco. Nuotatori, sorry, seguici e guarda i nostri... Ah no, quello è il bot. N dei VIX, che però non c'è la N in VIX, quindi non sappiamo esattamente se sia un infiltrato, era un pattinatore. Anche lui. Anch'io in cortile mi sono spaccato un ginocchio. Allora qua ci dicono ad esempio Lisa o Rosé delle Blackpink nel tiro con l'arco, ci sta, Dracomir le vede così. Jisoo nel pattinaggio e Jenny a vendere i popcorn fuori perché non l'ha messa e dovevi metterla. Fa il tifo, fa il cheerleader. Dici sul ditone. Ma sai che la vedo bene come cheerleader, Jenny? Beh, sì. Io onestamente Jenny la vedo bene come tutto, per dire. Dion delle Twice la vedrei bene in ginnastica ritmica, la sua elasticità aiuta. Madonna, quando si gira dai, quella è figlia del diavolo. Ingrandire un po', fa niente se c'è un po' di arancione sotto. Ari, che ce frega, che dici? Non ti piace, vero? Guardala come soffre dentro. No, non sono sotto, no. Ma allora, Simon, ciao, benvenuto. Grazie. Oggi invece di portarmi il poster degli Icon mi sono portato le Dreamcatcher. Ah però, ma dai, vedi. Io come sempre porto porto i VIX e ognuno porta il gruppo che preferisce. Ari, che hai portato? Ho portato Parigi. Però ha portato Parigi, famosissimo gruppo direttamente. Però la soluzione su Ari c'è: capelli neri, maglietta rosa, Blackpink. Perfetto. Vai Simon. Ottimo. Purtroppo questa sera abbiamo scelto un argomento proposto dalla mia hater numero 1. Ora, siccome lei probabilmente mi vorrà cacciare, io dico: perché una volta non l'ascoltiamo, chiudiamo qui e vi guardate il dramma? Si può fare? No, invece adesso vai.
Vai. Allora, oggi la nostra carissima Stefania Sì. Ci ha proposto come argomento momenti scioccanti del K-pop, che in realtà è un argomento molto vario, perché lei aveva fatto alcuni esempi, tipo, vabbè, questi me li sono scritti perché erano tanti, non lo so, le performance, i duetti inaspettati durante un live, il gruppo che ha scalato la bias list personale, una canzone inaspettatamente piaciuta, momenti meme, quindi in realtà è un argomento che può prendere diverse strade, ecco. E mi ha messo un po' in difficoltà anche a me, perché ho detto, vabbè, nella vastità del mondo del K-pop, adesso che tu mi dirai Simon comincia, io che cavolo dico? Vuoi che inizio io? Ho in mente ho un esempio. Se vuoi iniziare tu, no, in realtà vabbè, ce ne ho un paio di esempi. Però vai. Allora, cambiamo le cose ogni tanto. No, siccome mi è piaciuto nei vari esempi, c'è quello, ad esempio, il gruppo che ti scala la classifica delle bias. Posso dire, più che gruppo che ha scalato la classifica delle bias, proprio come gruppo non è diventato il mio preferito, ma è lì che fa botte con le Twice. Posso dire le ITZY, che quando invece erano uscite col singolo di esordio Dalla non mi era piaciuto. A me quella canzone lì non mi era piaciuta e continua a non piacermi. Poi step by step, Icy, poi Wannabe, alla fine le hanno fatte salire in classifica in maniera incredibile. Può essere questo un esempio? Non mi hanno scioccato, però pezzo pezzo stanno scalando veramente la classifica del mio cuore. Ari, invece, tu, una cosa che t'ha scioccata? A me? Sì, è ancora scioccata, vedi? È ancora scioccata. Si è bloccato proprio il momento in cui hai detto il mio nome, non so quando mi ha interpellato. C'è stato un momento, sì. Scioccato, io penso di dire le EXID, perché le ho scoperte proprio con Up and Down, ma proprio quando erano uscite, forse l'avevo già detto anche, sì. E le ho scoperte proprio per tutt'altra ragione e non le conosceva nessuno ancora, e ho detto che bella canzone, che peccato. Ed è stato scioccante appunto vedere come all'improvviso invece è diventata famosissima, e da lì ci hanno rivoluzionato a modo loro anche il K-pop, quindi è stato scioccante quello. Poi scioccante per me sicuramente tutte le volte quando escono delle notizie un po' tristi, perché conosciamo tutti i lati oscuri del K-pop, dell'industria, diciamo, in generale coreana, ma anche mondiale alla fine. Però è sempre comunque uno shock quando escono notizie di giovani artisti che decidono di togliersi la vita, oppure di schiavitù o cose del genere. Simon, che dici? Ok, allora, la prima immagine che mi è venuta in mente quando ho letto l'elenco di categorie di Stefania, soprattutto per un duetto inaspettato in un live, che poi è quasi anche un meme, mi è venuta in mente un'esibizione, tra l'altro vabbè, in questa settimana ho fatto l'HD oggi con August D, una canzone di August D, un'esibizione Tony Montana in cui è entrato Jimin a rappare, e era una cosa che mi aveva lasciato abbastanza sconvolto, poi è abbastanza divertente, epica, soprattutto per gli armi. Comunque è stato un momento da ricordare. Poi in realtà ci pensavo che secondo me il momento più scioccante del mio rapporto col K-pop è stato il momento in cui ho conosciuto il K-pop. Io ero uno di quelli che magari al liceo diceva vabbè, quella lì ascolta il K-pop, contenta lei, contento lui. E invece poi la prima volta che ho ascoltato Cluster, così un po' per curiosità, mi ricordo era un fine febbraio dell'anno scorso, monografia dei card, ho detto però io mi aspettavo tutt'altra roba. Non è malaccio sta musica. È stato proprio uno shock, un colpo di fulmine. Un po' colpa lì nostra, uno shock davvero. Molto colpa vostra. Va bene, ci prendiamo o merito vostro. Ci prendiamo la colpa o il merito che sia. Allora, leggiamo qualche messaggio. Allora Stefania, io i live di Sonmi a volte fa invertire le parti ballate dai ballerini e dalle ballerine, non riescono mai a stare seri. Pure Sonmi ride mentre balla a volte, io mi sganascio ogni volta. Belle anche queste sorprese qua quando fanno questi eventi, queste cose sono belle, sono un sacco belle. Stefania è scioccatissima. Molto tranquilli. Sì, c'è molta tranquillità. A me ad esempio, anche se era una cosa abbastanza vecchia, non dico che mi ha scioccato, ma che mi è piaciuta tantissimo, qualche tempo fa in diretta, non mi ricordo chi aveva scelto un concerto, c'era un pezzo di un concerto in cui c'erano tutti gli artisti di JYP insieme che cantavano. Sì. E quello mi è piaciuto tantissimo, io non l'avevo mai visto, non pensavo facessero queste cose. Mi ricordo che facevano anche Adult Ceremony, c'erano un po' di pezzi in quel mega mix
e mi era Sì. piaciuto tantissimo. Non dico che mi abbia scioccato, ma penso che come live sia stata una delle cose più belle che abbia visto in merito al K-pop. Sì, e poi quella canzone di JYP finale che non c'entra niente con tutto quello che hanno messo prima, tutti vero. insieme, è stata una bella sorpresa. Sì. Bella bella, davvero. Allora, i pantaloni di plastica di JYP, vabbè. come vestiario ce n'è da vedere. JYP la butto lì. JYP? E Mamamoo, E mamma quella collaborazione. cioè a me viene in mente nelle Mamamoo Solar con i capelli verdi e neri, quella esibizione lì meravigliosa, mamma mia. Che figata. Con lo shock dei tizi, non ricordo il nome, pensavo gli ATEEZ, vestiti da donne e io non avevo capito fossero maschi. Vedi? Ci sono un sacco di robe scioccanti. Come volete concludere, amici cari? Con una faccia da shock. Io con un altro shock, che è un'altra categoria ancora, è quando... Cioè, shock in senso positivo in realtà, è quando escono le coppie, perché capita talmente raramente che dici, wow, È vero. allora anche loro hanno una vita sentimentale. È vero, Jenny sono Kai, strane. tipo. Sì. Sì, sono accoppiamenti che non ti aspetteresti forse, ed è anche bello in realtà, peccato che poi è più scioccante ancora la reazione del pubblico. Nelle key news di questa settimana abbiamo parlato di Bobby che insomma si sposa e diventa papà, e diciamo che sullo stesso filone un po' di gossip continuiamo con una news che ha a che fare un po' col lato amoroso e che riguarda Joy e Crush. Giusto. Joy delle Red Velvet e Crush, che in questi giorni hanno fatto, si può dire, coming out in questo caso, non lo so, vabbè, Più o insomma meno. hanno parlato della loro relazione, e vabbè, immagino che la news sia abbastanza nota perché di solito sono Sì. quelle che fanno un po' scalpore, però insomma si può parlare un po' così in chat, se insomma come l'hanno presa i nostri amici, oppure insomma se effettivamente due news di questo tipo nel giro di pochi giorni siano un po' un segnale di una apertura, visto che in passato c'è stata ci sono stati Sarebbe degli episodi bello. magari un po' meno fortunati. Sarebbe bello, sarebbe veramente bello. Crush ora ha una Gioia e Gioia ha trovato la sua crush. Sì, questa l'avevo letta. L'ho pensata anch'io L'avevo questa letta, cosa, l'avevo letta in giro mi questa sembra. frase, bella. E allora sì, stavo pensando mentre lo dicevi, Simon, proprio che potrebbe essere uno spiraglio di liberalizzazione, chiamiamola così, delle coppie, a parte la Cube, perché la Cube non capisce niente, però dico, tolti loro, magari c'è un attimo di aria finalmente per questi ragazzi, perché se riuscissero a umanizzarli, probabilmente avrebbero anche molti meno problemi con i fans. Perché quello secondo me è il passaggio importante che va fatto, no? Che dite? Sì, devo dire che i commenti che ho letto quantomeno qua in Italia sono stati abbastanza positivi sia per una news che per l'altra, e sono rimasto piacevolmente colpito. Poi ci sarà stato sicuramente quello che ha detto no, assolutamente non deve sposarsi, no, assolutamente non devono stare insieme, però no, tutto sommato vabbè, dal punto di vista dei fan mi è piaciuta comunque la reazione quantomeno del fandom italiano. Ok. E spero che effettivamente sia anche la risposta positiva da parte del pubblico sia un incentivo anche per le industrie musicali che magari hanno il timore di perdere un po' di entrate in questo modo, comunque ad essere un pochino più aperte. Di rompere un po' meno le scatole. Ari, tu come la vedi questa cosa qui? Io ho letto addirittura un articolo che diceva come mai pare che il pubblico abbia invece accolto molto bene la relazione tra Joy e Crush, perché solitamente, sai, quando esce una coppia è sempre guerra tra i fan. Esatto. Invece pare che appunto questa coppia sia stata accolta molto 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 bene, diciamo. Meno male, dai, E quindi. le risposte erano varie, nel senso, e avevano tutte molto senso. Da una parte si dice che appunto le Red Velvet in generale, ma anche Joy, hanno più fan femmine, e purtroppo anche questo influenza, no? Perché sì. Ok. Dall'altra anche perché il fatto che forse le Red Velvet comunque hanno debuttato da un po' di anni, non sono un gruppo nuovo, e maggior parte rispondevano che purtroppo è una delle possibili ragioni il fatto che Crush non sia un idol, non ha fan femmine che lo idolizzano, ma Ok. più il pubblico generale che ascolta la sua musica. Ok. Sì, che questo può aver senso questa cosa qui. Quindi tutte queste ragioni messe insieme ha fatto sì che questa coppia
Andasse appunto bene. stata... Sì. Che tristezza, invece Un dire po'. che bello, se non i cacchi Che loro, bello, era esatto. troppo difficile. Esatto. Allora, Stefania dice: esatto. Bobby, secondo me, purtroppo riceverà un bel po' di casini, come ricevette Chen, almeno in Corea. Joy e Crash penso siano un po' più liberi. Dopo Kai e Jenny, Ichol. No, questa non mi piace. Daniel e Jiho e Yuna e Dawn si stanno pian piano normalizzando e la cosa è molto bella, vero? Sono d'accordo. Nessuna opinione sulle coppie, posso solo augurare loro tanta felicità. L'unica cosa che mi viene da dire è che preferisco questo, l'artista che informa i fan, alla bomba lanciata da terzi, news. Non so perché, ma il secondo caso lo apprezzo di meno. Sì, perché sembra che devi... Ma anche perché sembra che stai facendo qualcosa di sporco se devi per forza nasconderlo. Sei felice, sei fidanzato, lo dici, bella lì, cioè... Oggi è la giornata del semplicemente così, come abbiamo detto nelle K-News, quindi... Allora... Sarebbe anche ora, dice Yuki, che iniziassero a normalizzare le relazioni tra idol. Sono persone normali con dei sentimenti, hanno il diritto di avere una propria vita amorosa senza dover rendere conto a fan o agenzie. E fin qui direi che siamo tutti d'accordo. Perfetto, c'è più libertà sulle questioni amorose in confronto a prima, effettivamente, e parla anche lei di Chen che ebbe un impatto negativo che poi non si capisce il perché. Effettivamente è quello che ci chiediamo un po' sempre, no? Cioè sta cosa qua alla fine sono ragazzi, sono giovani, lasciamoli vivere, che cacchio, tanto non è che cantano peggio se si innamorano, anzi magari cantano pure meglio, chi lo sa, anche se c'è chi dice che per scrivere belle canzoni devi soffrire, ma di solito non le scrivono loro, quindi a posto. Ottimo. Non fa una piega il ragionamento. Risolto. Poi Simon, Poi allora c'è una notizia che mi sarebbe tanto piaciuto mettere nelle K-News, ma me ne sono accorto un po' tardi forse, che le Everglow hanno fatto uscire una nuova canzone che è, insomma, accompagna la campagna dell'UNICEF. E sono quelle notizie che a me piace sempre dare per la mia filantropia inguaribile. E, tra l'altro è una canzone che ho ascoltato un po' così di sfuggita, però mi è piaciuta molto, mi è entrata in testa. Non so se voi e la chat l'hanno sentita, hanno visto comunque qualcosa. allora io ho visto che c'è questa cosa molto bella, però non ho sentito la canzone, devo ammetterlo, in questi giorni il tempo è stato ben Idem. poco, ecco. Però io devo dire che personalmente, ed è una cosa che spero che riusciremo a fare anche noi, spero breve e presto, quando qualcuno ha la possibilità, grazie al suo far qualcosa, di aiutare qualcun altro, è sempre una bella cosa. Quindi se il loro aver fatto questa canzone li ha aiutati, aiuta dei bambini, aiuta, ben venga. Cioè può essere, diventa forse una delle canzoni più belle dell'anno in automatico. Questo è per come, sì, questo è per come sono fatto io. Il sogno, lo dico, ne avevamo parlato io e te, forse Simon una volta, o ne avevo parlato con Ari, è riuscire un giorno a organizzare qualche evento di K-pop per bambini, per persone in difficoltà. Sarebbe veramente veramente bello. Quindi brave l'Everglow, brava la casa discografica, bella cosa. Simon, vabbè, ci hai detto che sei un filantropo, com'è che era? Filantropo, sex symbol, miliardario, sei Iron Man praticamente. Allora Simon, io direi che a parte tutte Che le ci news, siamo, prendi i tuoi 3 minuti per ringraziare, salutare i costumisti, salutare la sarta che ha cucito quella splendida tenda dello stesso colore della mia. No, ringrazio ovviamente tutti i nostri amici della chat per il supporto o il non supporto, ma che comunque ha contribuito a rendere queste live divertenti. Ringrazio voi per l'invito, per l'opportunità, per tutto quanto, per le risate insieme, e mi prendo due minuti così extra che non c'entrano niente col mio Vai. avvio, ma oggi sono 9 anni che conosco Franci. E sì, ci siamo conosciuti esattamente 9 anni fa per caso, è una lunga storia, un giorno ci scriverà un libro e quindi le volevo fare gli auguri, ma siccome Franci è qua e... Dove sei? Eccola, ma Ho ciao! trovato l'orecchio sbagliato, aspetta, fai così. Ma ciao! Ciao. Vabbè, più o meno auguri, perché comunque è un anniversario. Grazie. Ma che- In grazie. qualche modo, sì. Però ho seguito e ho riso comunque. Ah, beh. Soprattutto per le sarte di Simon. Beh, vabbè, sono stati veramente forti. Allora, qua intanto ti salutano tutti, come vedrai probabilmente. Amore, grazie che avete scritto in maiuscolo perché sapete che sono cieca. Lei viene da Praga, è nata a Praga, per quello che è cieca. Ragazzi, Siamo ancora a grazie. metà. Siete belli bellissimi, rimanete belli bellissimi e vedremo se troveremo una soluzione a questa cosa incresciosa di Simon che ci abbandona, giusto Ari?
Va bene, dopo... No, la degna chiusura. Chiudiamo così.